Benvenuti a tutti, amici e amiche fan di Detective Conan. Oggi andrò ad analizzare e recensire un film che mi è piaciuto moltissimo. E ora voi potete dire, faccio questa premessa, voi potreste dire, sì, hai detto in tutti i film questa cosa, che è un film che ti piace, però eh, vi giuro, questo mi è piaciuto molto, mi ha colpito molto per diversi motivi che poi vi dirò nel commento. È vero, effettivamente mi piacciono tutti i film di Detective Conan, però insomma, questo mi è piaciuto molto particolarmente. Il film in questione è il 14°, è Il relitto del cielo, oppure il dirigibile perduto nel cielo. Ci sono varie versioni. Quella inglese è The Last Ship in the Sky, per esempio, quindi la nave perduta nel cielo. Ehm, Questo film parla in breve di un attacco bioterroristico all'interno di un dirigibile. E questo mi ha colpito molto perché, cioè, insomma, le vicende di Conan nei film possono durare anche giorni, come in altri film di cui non faccio esempio per il momento. Invece questo film si struttura tutto in un giorno ed è questo che lo rende molto intenso. Quindi questo film mi è piaciuto molto. E iniziamo con la trama. Il film inizia con una scena dove fa vedere un gruppo armato che prende in ostaggio una persona, ancora non si sa chi è, e questa persona con un camice, quindi si presume che sia uno scienziato, possiamo solo dedurre questo. Dopo aver ripuntato una pistola contro, si fanno aprire una porta e poi fa vedere delle ampolle e poi la scena finisce con un'esplosione, una scena molto breve che però è molto importante. Cioè praticamente è una scena di 2 minuti sarà, però descrive molte cose del film. E allora niente, praticamente eh, ci trasferiamo a Tokyo dove c'è il sovrintendente Odajiri e il suo superiore Tarayoshi che parlano a degli agenti, fanno questa conferenza, tra virgolette, dove parlano di quello che è accaduto. E il sovrintendente vuole esercitare il controllo sui media, ma scoprono che il gruppo aggressore ha preso un batterio che si trovava in quel laboratorio di ricerca. Infatti quello era un laboratorio di ricerca, ha preso un batterio e che farà la sua prossima mossa in 7 giorni. Quindi il dominio sui media verrà tolto e la notizia si diffonde velocemente. E ci spostiamo a casa di Eiji, che sta al telefono con Conan, e parlano della situazione. Conan a un certo punto dice che la cosa è sospetta, perché hanno fatto strenare il laboratorio di ricerca, eccetera. E, e Conan dice anche che è praticamente l'organizzazione di cui si scopre il nome, che è il Gatto Rosso Siamese, era un'organizzazione terroristica, un gruppo di terroristi che però era stato estirpato, dicono proprio così, 10 anni prima. E parlano anche di un'altra faccenda, cioè un dirigibile comandato dallo zio di Sonoko, Hirokishi Suzuki, che è invitato con una trappola vuole catturare il ladro Kid attirandolo su quel dirigibile. E allora c'è l'intro e poi la scena si sposta direttamente sul dirigibile il giorno dopo.
e da qui la vicenda si svolgerà tutta in questo giorno. E allora ci sono i bambini, c'è Goro, Sonoko, Ran e Conan, Ai, ci sono praticamente tutti, il professor Akasa, tutti, e ci vengono introdotti anche dei personaggi, come per esempio Fujioka. E Fujioka è uno scrittore, e poi c'è Masaki, che è il capo della Nichiuri TV, che è una TV che viene nominata molto spesso in Conan, in tutta la serie. E poi ci sono due reporter, Junpei e Kasumi. E, ci sono le presentazioni e tutti si presentano, Goro si presenta, chiacchiera un po' e poi arriva Jirokichi che intanto ha ricevuto una risposta da Ladro Kid, cioè che Ladro Kid verrà a rubare la gemma in esposizione e arriva Jirokichi Suzuki e chiacchierano un po'. E, la scena si sposta in un dialogo tra due cameriere e fa vedere che c'è una cameriera che pensa alla fumatori e l'inquadratura si sofferma su una parte sotto il divano dove c'è un'ampolla con un simbolo del gatto. Ora possiamo dire che è un po' tutto confuso, però poi si scopre che quell'ampolla è del gruppo aggressore, perché infatti la scena si sposta dalla polizia, che raccontano che quella è l'ampolla del gruppo aggressore, che il batterio l'hanno preso con sé e che stanno indagando su chi potrebbero essere questi terroristi. Conan racconta anche di quando la scena si sposta sul dirigibile, racconta di come quando da bambino, cioè quando era ancora a Shinichi, stava insieme a Ran e vide un dirigibile che sembrava un UFO e Ran disse guarda c'è un UFO. Questa scena viene ascoltata, fa vedere che viene ascoltata dalla persona, però che ancora ci è ignota. E poi decidono di andare a vedere questa gemma chiamata Lady Sky, che è una specie di anello con una gemma incastonata. E allora si dirigono tutti quanti all'interno del pallone del dirigibile, cioè nell'ascensore che passa per tutta l'aeronave, e, e arrivano sullo skydeck che è questo posto in cima al dirigibile dove c'è l'ispettore Nakamori che all'inizio non vuole far passare i bambini, cioè non vuole far passare nessuno. E poi si distra un attimo e tutti si dirigono, si gettano sul gioiello su questa Lady Sky e l'ammirano. Questo tesoro sembra un po' incustodito, messo lì in una teca di vetro, però Gioichi Suzuki fa vedere come installano delle trappole, come per esempio se uno mette il codice sbagliato oppure non ha le impronte digitali esce il classico pugno, quello che ti dà un pugno, cioè appunto, oppure un rilevatore che ti dà la scossa. E queste scoperte le farà Goro a sue spese. E poi c'è un'ulteriore trappola e infatti Nakamori fa riferimento al laboratorio di ricerca che praticamente avevano preso il ricercatore e gli avevano puntato la pistola, come ho detto all'inizio. E allora se la Kid facesse questa cosa, Jirokichi gli mostra un'ulteriore trappola che poi Conan scopre il meccanismo, cioè praticamente praticamente è tipo una scacchiera e bisogna vedere diciamo il tassello, il quadratino dove potrebbe essere il ladro kid e bisogna incrociare i numeri, cioè molto semplicemente. Fujioka si accende una sigaretta
però lì non si può fumare, quindi il capitano lo invita a fumare nello nel bideck, che è un altro punto dell'aeronave. Invita Goro, però Goro rifiuta perché è un po' scombussolato. E Ran e Sonoko intanto che stavano in bagno stanno parlando e Sonoko fa un riferimento a dei cerotti. E infatti aveva dato dei cerotti a Ran con scritto di Shinichi e con un cuoricino sopra. Allora Ran racconta, dice no, perché hai fatto questo? Io ho dato uno dei cerotti a un addetto che stava quando dovevamo salire dall'aeronave, insomma. E allora niente, la discussione finisce lì. Uscite dal bagno, Ran e Sonoko, cioè Ran dice a Sonoko che vuole rivedere la gemma perché piace la troppa gente e trova un tizio vestito da cameriere e dopo averlo salutato nota che ha un cerotto, però lui dice che si è scottato, no? Però il cerotto aveva appunto la scritta Shinichi con il cuoricino e allora Ran scopre che quel tizio è l'altro kid travestito che ormai non può scappare perché non può insistere il cameriere, non può scappare a causa del karate di Ran, lo stenderebbe subito, quindi cosa che reputo molto intelligente e degna di nota è che l'altro kid si toglie veramente la maschera e dato che la vera identità di Teatro Kid è un sosia di Shinichi, si finge Shinichi. Però Ran non crede neanche a questo. Allora tira fuori la sua ultima speranza, il suo ultimo asso nella manica. Dice qualcosa che solo il vero Shinichi può sapere, ossia dell'UFO di quando era piccolo. Infatti era lui che stava ascoltando quella conversazione di Conan e sarà molto utile. Intanto c'è una scena poco significante dove fa vedere che c'è la cameriera che è andata a fumare prima, la domestica, è stata tipo puntata da un insetto, dice. E Ran, dopo essere sceso con colui che credeva Shinichi, a questo punto, viene presa le storie da Fujioka, che comunque anche prima si era rivelato un po' sgarbato, ha spaventato i bambini parlando del virus, che ha un tasso di mortalità molto alto, quello del batterio è stato liberato, cioè quasi liberato dal gruppo aggressore. Intanto anche il capo dell'Iniziativa TV, mm, che non mi ricordo come si chiama, ora vedo, il capo, comunque questo tizio va a fumare e fa vedere che va a fumare dove c'è l'ampolla e ormai sappiamo che lì c'è l'ampolla. I Detective Boys intanto stanno pianificando qualcosa e tra una chiacchiera e un'altra Jirokishi Suzuki riceve una telefonata che all'inizio sembra uno scherzo telefonico che però poi si rivelerà vero. La chiamata diceva infatti di controllare sotto il divano della sala fumatori e l'ispettore Nakamori e un suo agente vanno con una maschera e vanno con una maschera a vedere, maschera quella tipo antigas, e vanno a vedere e trovano questa ampolla vuota che effettivamente il batterio era stato rilasciato nell'aeronave, come detto, al telefono da questo numero privato, da questo sconosciuto. Dopo una piccola conversazione con l'ispettore Megure, Nakamori decide di sigillare la sala fumatori e anche il bar, quello vicino alla sala fumatori. E spargono la notizia, cioè parlano
del fatto a tutti i presenti quando si sente Fujioka che si lamenta e si rispalle, poi si gira e si vedono tutte macchie rosse, dei rash cutanei che gli sono apparsi in tutto il corpo. Allora diventa un pericolo, diciamo, viene steso da Ran e portato in quarantena nella sala fumatori. E poi anche si scopre anche la cameriera di prima a dei rush e la portano anche lei, no, cioè la portano loro due in quarantena e non nella sala fumatori ma in una specie di stanza ospedaliera che stava lì con dei letti, non c'erano medici però comunque c'erano i letti d'ospedale, l'infermeria diciamo, e li portano in quarantena lì. In tutto ciò c'è Goro che dorme dopo essersi ubriacato, e come sempre tra l'altro. Allora Conan va a cercare i bambini per dirglielo, e i bambini stanno dentro l'aeronave, dentro il pallone. E, mm, allora Conan vede perché praticamente prima è successo, non vi ho raccontato, che la cameriera aveva starnutito addosso a Genta e quindi Conan tutto preoccupato è andato a vedere come stava, però effettivamente stava bene, questo suona strano a Conan e lì vede dei tizi che irrompono nel dirigibile e lo occupano in poco tempo e dicono che hanno piazzato delle bombe e rilasciato il batterio lì nel dirigibile. E allora Conan si chiede perché per dirottare un dirigibile uno si deve servire sia delle bombe che dei batteri. E in tutto ciò i bambini tutti i bambini tranne Ai stanno nell'aeronave, stanno cercando le bombe e perché praticamente Ai aveva fatto ascoltare tutto a Conan con la ricetta trasmittente e quindi Conan ora e i bambini ora stanno cercando le bombe e Conan riesce a disinnescarle. Intanto il sovrintendente Tajiri e Tadayoshi si fanno la stessa domanda, ossia perché usano sia bombe che batteri per il dirottamento e mettono sul tavolo l'ipotesi della doppia garanzia, dicono, e magari fallisce un piano, c'è l'altro. E poi c'è anche il tizio con la maglietta rosa, il capo dell'Incirri TV, e Kazami, no, non mi ricordo come si chiama, non mi ricordo proprio, che ha dei rush inizia a tossire e puntano le armi contro perché lui dice di stare bene, che è solo orticaria e queste cose qua. E, allora, mentre Ai riferisce tutto a Conan, ehm, arriva la domestica, gli toglie il trasmettente di mano e si arrabbia con lei perché fa parte dei cattivi, insomma. E, e praticamente per colpa della reporter scoprono che i terroristi scoprono che mancano i bambini Conan, gente, Mitsuhiko Ayumi che mancano all'appello e allora vengono chiamati, cioè vengono trovati, portati nella sala comune e il capo di questi terroristi chiamato Gatto A, ovviamente il soprannome Gatto A, e, e scopre che Conan ha disinnescato le bombe e lo butta in tutti i sensi fuori dal dirigibile. Però ricordiamo che c'è anche la Kid sul dirigibile che riesce a saltare via, lo prende al volo e atterrano su un'isoletta e del batterio intanto si sta diffondendo e anche il padre di Eiji
Enzo Hattori, che è il sovrintendente il capo della polizia di Osaka, oppure Osaka, come si pronuncia in tutti e due i modi, credo, e dove c'è Hattori che parla con un suo agente e fanno varie ipotesi. E la scena si sposta eh, proprio lì ad Osaka, dove c'è Eiji che aspetta Kazuha. E Kazuha arriva però con un bambino che si presenta come Satoshi, che Kazuha dice che è un amico di parenti, e figlio di amico di parenti, eccetera. E fatto sta che si devono prendere anche cura di lui. E allora chiacchierano un po' e poi Eiji riceve la telefonata di Conan che gli racconta un po' come stanno le cose. E gli racconta di come è stato buttato via, ma ancora prima di come i terroristi abbiano rilasciato il batterio e abbiano messo delle bombe. E Conan si trova nel distretto di Sakushima, se non sbaglio, e sta con l'altro Kid. Vedono praticamente, mentre Conan sta al telefono, vedono un elicottero della polizia del quartiere generale e allora a Conan viene in mente un'idea. Mentre Megure sta parlando con i suoi agenti, riceve la telefonata di Shinichi, cioè Conan con un modulatore vocale, e Shinichi gli chiede di farlo salire sul dirigibile tramite un elicottero, però c'è qualcuno che ovviamente si dovrà travestire da Shinichi, ossia Ladro Kid. E Ladro Kid lo fa commentando anche sottovoce: lo devo fare di nuovo. Conan dice: cosa hai detto? E lui: niente, niente. Perché lui si era già spacciato per Shinichi con Ran. Niente, dopo questa scena un po' per sdrammatizzare, salgono sull'elicottero con l'agente Sato e Takagi e premette la mano fuori dal finestrino, si buttano e il ladro Kid, appare il ladro Kid e il modo in cui appare fa sospettare anche Sato e Takagi che in realtà Shinichi Kudo sia ladro Kid, cioè che ladro Kid sia Shinichi Kudo travestito e che va a rubare i gioielli. Dopo, che- dopo una scena un po' comica, dove stanno per cadere, ladro Kid dà un'impronta digitale a Conan che aveva preso precedentemente dal signor Suzuki e probabilmente aveva usato un bambino per fargli dare con un pallone aveva escogitato questo piano per avere le impronte di questo vecchietto e racconta a Conan di come Fujioka, anche se è stato respinto, abbia toccato le braccia di Ran e niente, gli aggiorna un po' di cose. E Conan torna quindi dentro all'aeronave, cerca delle bombe perché intanto ne hanno reinstallate due, però all'inizio non le trova. Poi trova quelle due bombe che sono state piazzate in posti differenti e le disinnesca. Riceve una chiamata da Eiji e i due parlano per un po'. E Conan gli dice che riuscirà a tornare sul dirigibile e Eiji dice a Conan che si è sparsa la notizia su internet che il dirigibile pieno di bombe e batteri sta arrivando alla città di Osaka e di Nara che sta lì vicino. E allora racconta di come c'è un panico assurdo, i treni tutti bloccati e tutti con la macchina nel traffico e quindi è difficile immaginare questa situazione di panico che viene comunque rappresentata molto bene nel film. E niente,
La conversazione viene interrotta dall'altro Kid che invita Conan sul tetto, diciamo, tra virgolette, il tetto del dirigibile, sullo skydeck, Conan vede dei razzi fumogeni e parla con l'altro Kid e dice e, se gli abitanti di Nara vedessero questo dirigibile ci sarà il panico. Allora, per scherzo, Neji era saltato fuori come per esempio tutti i direttori delle banche stanno evacuando insieme a tutte le altre persone, quindi ora è il momento giusto per rovinare una banca. Però Satoshi in quella conversazione è intervenuto e ha detto no, perché guarda, ci sono comunque le telecamere di sicurezza, i sistemi, eccetera. E allora Conan inizia già ad arrivare alla soluzione. E, allora Eiji decide di andare a Nara, porta con sé controvoglia Kazuha e Satoshi, perché Satoshi dice di conoscere bene Nara. E allora fa vedere proprio Kazuha che nasconde Satoshi nella maglia perché trae in motocicletta illegale e partono con la moto. Torniamo un attimo sul dirigibile dove vediamo che Ran inizia a grattarsi le braccia e comunque è preoccupata di ciò che sta succedendo e dice, cioè si alza e, e va dai terroristi che gli fa vedere i Rush e i terroristi uno dei terroristi la porta in sala fumatori che è diventato praticamente il luogo di quarantena eh, dei, degli infetti e la porta in sala fumatori e intanto Conan va in cabina, prende il suo skateboard e assiste a questa scena in cui fa vedere il terrorista che si leva il guanto dopo aver messo Ran nella sala fumatori e fa vedere che ha le unghie nere. Mm, e intanto l'evocazione continua, anche i templi dove sono le statue di Buddha, vanno, cioè, evacuano e vanno tutti via e c'è ancora tanto panico. Allora si sente sul dirigibile, ci spostiamo di nuovo sul dirigibile dove si sente un rumore sul tetto e uno dei gatti che hanno nomi codici, appunto gatto A, gatto B, eccetera. Uno dei gatti va a controllare cosa stia succedendo e c'è Conan sdraiato a terra, che però faceva finta di essere svenuto, diciamo, e lo addormenta con un ago soporifero. Si sente un altro rumore e il gatto A dice al gatto B di andare a vedere e il gatto B viene sistemato con le bretelle elastiche e è caduto in trappola praticamente. E c'è un altro rumore sul tetto dove praticamente perché il gatto B cade per terra. E qui c'è e ora arriva la frase che mi è piaciuta di più in questo film. Come vi ho detto nella scorsa recensione, dirò ad ogni film una frase non per forza significativa, ma che mi ha colpito molto, o piaciuto, che mi è piaciuta molto nel film. E questa frase ve la dirò dopo nel commento. Allora, il gatto A, il capo, insomma, manda altri tre dei suoi uomini a cercare Conan e, e gli ordina di aprire il fuoco. Allora arriva uno e Conan, che intanto aveva preso lo skateboard, e inizia ad andare da una parte all'altra del dirigibile. Questa è una delle mie scene preferite perché c'è molta azione e con la musica di sottofondo è tutto cioè proprio il massimo. E
praticamente con lo skateboard, qua c'è poco a raccontare perché è tutta azione, lo skateboard scappa da questo, che intanto gli spara, lui evita i proiettili, tutte queste cose qui, e, e praticamente lo sfinisce a questo qui. Poi dall'ascensore gli spara un altro tizio, e lui evita, cioè, evita i colpi con lo skateboard, poi sale ancora e va sullo skate deck. Va sullo skate deck e c'è il terzo tizio, il terzo terrorista che si sta nascondendo per tendergli una trappola. E, cioè, più che altro Conan si era nascosto e il tizio lo stava cercando. E allora, con il trucco dell'incrocio, il trucco della scacchiera che abbiamo visto prima, e Conan lo fa cadere in trappole in tutti i sensi, compone il numero e questo, questo tizio, il terrorista, cade in trappola. E allora arriva il secondo, e è un po' un casino questa scena perché come ho detto c'è molta azione. Arriva quello con la mitragliatrice di prima e che gli punta la mitragliatrice, però lui viene sistemato invece dal pugno che praticamente gli punta la mitragliatrice, dice di aprire la teca, però l'impronta digitale è molto utile in questo caso a Conan perché con l'impronta digitale fa uscire il pugno e il guantone che sistema anche questo gatto. Allora arriva il gatto di prima, perché erano tre, il gatto quello sfinito ormai dall'inseguimento, il gatto iniziale, e quindi e niente, insegue Conan e Conan gli dice guarda là, lui punta la pistola verso l'alto e viene folgorato da questa trappola, e dalla terza trappola, quella della scossa, no? E allora arriva Ladro Kid e dice cos'è questa trappola? Se quel vecchiaccio è proprio crudele, mi voleva far cadere in questa trappola. E intanto arriva il gatto A che proprio apre il fuoco, e però Conan ha un altro asso nella manica, ossia la cintura sparapalloni, e con le sue scarpe potenziate sappiamo già quello che farà e dà una pallonata in faccia al terrorista. E il terrorista, vabbè, cade a terra, però non sviene, è ancora cosciente. E Conan gli vede il telefono e vede che ha chiamato molte volte lo stesso numero, e quindi dice parla con chi stai, suole le parole, parla con chi stai parlando. E, se non parli ti verserò l'ampolla che il terrorista aveva in tasca. E Conan gli prende l'ampolla e dice se non parli ti verserò un'ampolla di sopra, cioè sopra di te. E lui non fa niente e quindi si vede Conan che sorride. E intanto è rimasto. Ci sono tanti gatti, insomma, è rimasto un altro gatto in cabina. Vi aiuterò di certo con le immagini a capire bene il film perché è molto confusionaria questa scena. E l'ultimo gatto viene steso da Nakamori e dal cane di Hirokishi Suzuki, Lupin, e, e la domestica invece viene stesa da un personaggio che finora non si è fatto vedere, cioè Goro, che si era svegliato intanto. E la scena si sposta dopo che fa vedere la scena dell'ampolla di Conan che sta per versare addosso al terrorista. Dopo questa scena il film ci porta a Nara, dove fa vedere questi poliziotti che stanno prendendo queste statue tutte fasciate che sono delle statue di Buddha. Infatti stanno in questo tempio buddista e prendono le statue di Buddha.
Eiji, Kazuha e Satoshi li vedono e loro dicono no, li stiamo solo mettendo al sicuro. Però cadono in trappola perché Eiji dice di nominare almeno un ispettore della polizia di Nara, loro non sono in grado, vogliono sistemarli quindi, e- però Eiji e Kazuya Satoshi non erano da soli, è arrivato anche l'ispettore della polizia di Nara e così arrestano questi finti poliziotti. E, poi sul dirigibile vengono tutti i gatti, tutti i cattivi e vengono legati e Conan restituisce la Lady Sky a Hiroshi Suzuki e poi va da Ran e spiega di come il batterio non è mai esistito, tra virgolette, perché hanno fatto finta di rilasciare il batterio, nessuno si è infettato e di come la cameriera subordinata aveva spruzzato della vernice in tutta la stanza, anzi, oltre alla stanza, specialmente sulla maniglia della porta, per indurre dei rash sulle mani. Le unghie nere che abbiamo visto prima del terrorista era perché lui lavorava con le vernici e quindi era il più specializzato per portare queste persone, tra virgolette, infette in quarantena. E, e quindi sì, nessuno si è infettato, però è in questo momento della spiegazione che a Conan sembra strana una cosa, infatti fa una faccia un po' spaventata e corre dove ci dovrebbero essere Fujioka e la cameriera in infermeria e vede la cameriera legata e un letto vuoto. E la scena finisce un po' con la suspense perché ci spostiamo dall'ispettore Megure. E infatti l'ispettore Megure con i suoi agenti avevano identificato i colpevoli, tutti i gatti li aveva identificati dicendo che erano mercenari stranieri e che tutto questo tempo li aveva soldati una persona, fa vedere la persona in foto e indovinate chi è proprio è Fujioka. E infatti spostandoci di nuovo sul dirigibile c'è Fujioka che osserva il panorama da sopra, da sopra l'aeronave, però Conan arriva da dietro e inizia a spiegare al colpevole il suo piano, ossia racconta a lui di come, anche a lui, di come la subordinata, la cameriera che aveva assoldato e aveva spruzzato la vernice finta e di come lui si è indotto dei rush da solo perché ovviamente i rush vengono toccando la vernice per esempio e lui aveva toccato la vernice però aveva dei rush anche in faccia, no? Quindi se li ha indotti quelli perché è impossibile che la vernice finisca lì. In più la cameriera aveva starnutito addosso a Genta che però non si era fatto niente ma Fujioka aveva toccato Ran e Ran si è infettata, tra virgolette. E, il racconto di tutto questo e di come il suo piano fossero le statue di Buddha. Però cioè nell'osservazione di Conan c'è una falla, anzi due. Lui non voleva scappare da solo, ma con un incrociatore che stava in mare e quindi non stava scappando, cioè sì, stava scappando, ma non da solo. Infatti il secondo fatto è che ci sono altri due subordinati nell'aeronave, cioè i due reporter. Si scopre che quindi i colpevoli non sono finiti, in questo film ci sono tanti complici, tante complicità.
e poi spara a Conan e gli spiega di come aveva già i contatti all'estero per vendere le strade di Buddha e, e guadagnare un mucchio di soldi perché, come detto da Satoshi precedentemente, ormai le banche, anche se sono vuote, non possono essere rapinate, però i templi non hanno i sistemi di sicurezza. I gatti chiedono di essere liberati, ma il reporter dice no, ora abbiamo solo la Lady Sky come bottino e quindi è troppo poco per dividere il bottino, appunto, e non li lega, cioè non li slega e mette altre due bombe nella sala fumatori. Eiji intanto si è avvicinato con l'elicottero e si scopre come Satoshi è stato d'aiuto ad Eiji dicendo che probabilmente il furto sarebbe venuto nel tempio di Nara, quindi doveva ringraziare Satoshi. Eiji si sta avvicinando con l'elicottero e vedono che si stanno per schiantare contro un ponte. Allora Conan fa un bluff, cioè fa finta di voler far sbattere la testa a Fujioka addosso al ponte, la classica scena, tipo quando sei sopra il treno, c'è il tunnel e sbatti la faccia. E invece Fujioka dice, credi che sono così stupido? Ora mi giro e schivo il ponte. Appunto perché si gira, Conan riesce ad infilare la cintura a sparapalloni e praticamente fa uscire c'è un pallone enorme che andrà a far inclinare, cioè andrà a sbattere contro il ponte e il dirigibile si inclina, Conan si aggrappa ma Fujioka non fa in tempo e cade in mare. Intanto dentro mh, tutti sono legati, quindi non cadono e quindi tutto ok, tra virgolette. Eiji sta al telefono con Conan e Conan gli dice di contattare la guardia costiera. Poi c'è un piccolo sketch divertente dove Sato chiede eh, a Eiji se Shinichi fosse veramente Ladro Kid e lui gli fa una faccia proprio cosa stai dicendo. E allora ehm, si chiedono dove fossero finiti gli ultimi due subordinati e si scopre che sono caduti in quanto il dirigibile aveva fatto un'impennata, no? Erano caduti ed erano svenuti e quindi si sono salvati tutti perché erano legati. Arriva Ladro Kid con la gemma in mano, slega Ran e Nakamori gli urla contro ovviamente Ladro Kid fa il suo inchino e dice la gemma come promesso è entrata nelle mie mani, è divenuta mia. E Megure sta al telefono sta al telefono e dice sì, è tutto ok, anche le bombe sono state disinnescate, poi la scena si sposta da Enzo Attori che dice è tutto ok, e anche lui, e quindi il classico e visto tutti felici e contenti. Però c'è un fatto ancora da sistemare, ossia che Ran crede che l'Autokid sia Shinichi. L'Autokid aveva pure dimenticato questa storia intanto. Allora eh, Ran va dall'Autokid, Conan la insegue e i due si stanno per baciare dopo che stavano chiacchierando. E allora il film ci lascia con la suspense, fa partire la sigla finale e poi fa vedere di come Ladro Kid e Ran si stanno per baciare, però non si baciano effettivamente e Ran dice tu non sei Shinichi e intanto è arrivato Conan dall'ascensore, insulta molto pesantemente, cioè no, non pesantemente, insulta Ladro Kid e
che scappa appena in tempo e si scopre che ha restituito la gemma e Conan dice cosa ti ha fatto? Come hai fatto a capire che non è Shinichi? E lei non glielo vuole dire, però fa vedere, il film ci fa vedere di come la Draw Kid stava per fare una cosa che vi faccio vedere ma non sto a dire. E allora il film finisce tranquillamente con Conan che si chiede cosa ha fatto la Draw Kid a Run e il film finisce così. Ora è arrivata la parte del commento, quindi vi dirò anche la frase in questione, quella che mi è piaciuta molto. Allora, il contesto era che c'era Gatto B che era appena caduto sul tetto, a terra sul tetto, e Gatto A dice, Gatto B, che è successo? E allora vi spiego prima la frase, poi perché mi è piaciuta. E allora Conan col walkie-talkie, con quell'aggeggio con cui parlano, e dice gatto B è steso sul tetto. Strano, perché i gatti dovrebbero cadere a quattro zampe, non dovrebbero cadere sulla schiena. È una frase molto stupida, possiamo dire, cioè non è profonda, non è filosofica, non è niente, però cioè, mi è piaciuta molto l'entrata di Conan, che fino a quel momento il gatto era rimasto che l'aveva buttato via dal dirigibile, no? E invece immaginate di essere nei panni di gatto A e sentire la voce di uno che avevate appena buttato di sotto che dice questa frase a effetto, cioè io ci ho provato, non ci sono riuscito a immedesimarmi perché è proprio una frase molto, molto effetto, non proprio per il contenuto, ma per il contesto, quindi potete dire quello che volete, a me questa frase è piaciuta moltissimo. Poi la mia scena preferita è stata quella dell'inseguimento, dove il gatto C era esausto dopo aver rincorso Conan con lo skateboard e poi sale le scale, evita le mitragliatrici. Un po' irrealistico forse il fatto che con i suoi riflessi riesce a deviare i proiettili, però mi è piaciuto molto il fatto come il set di trappole per Kid non sia servito a Kid, ma sia servito per mettere KO i terroristi. Infatti Gatto C prenderà la scossa, l'altro cade nella botola, l'altro ancora riceve un pugno. Mi piace anche come Goro, che mi sono dimenticato di dire, era stato sedato con dei sonniferi, aveva dei sonniferi nella birra, ecco perché ha dormito. Può essere un personaggio molto, anche molto poco sveglio, però non è così scemo da, da dormire durante un attacco terroristico, anzi bioterroristico. E era stato sedato perché Fujioka aveva messo dei sonniferi nella birra. E, e allora, niente, cioè, mi è piaciuto come Goro è intervenuto, perché alla fine ci mette sempre lo zampino Goro. E cioè, mi è piaciuto molto questo film. E, cioè, perché cioè, mi dà proprio quell'emozione, quel battito, ripeto, della scena dello skateboard dove lui sfreccia per tutta l'aeronave con lo skateboard, poi sale con le bretelle, risfreccia con lo skateboard e, cioè, e poi mi fa quasi ridere il fatto di come i terroristi cadono così facilmente in trappola. E niente, erano le mie scene preferite. Ho deciso di portarlo per il motivo che il terrorismo è un tema molto affrontato oggi
per non parlare quello del virus. Noi stiamo vivendo un periodo di virus e quindi parlare di bioterrorismo mi sembra molto, come posso dire, molto azzeccato il fatto. E, mh, non si può dire ovviamente che questo film ha predetto il coronavirus perché è stato fatto molto prima, però eh, c'è qualche riferimento come il tasso di mortalità molto alto, il panico che si crea, avete presente la scena che avevo fatto vedere dei treni, il panico che si sta creando, è quello che abbiamo vissuto anche noi, però qua si tratta di bioterrorismo che poi i batteri nemmeno c'erano, quindi figuriamoci, e quindi è molto diverso dalla realtà, ma ho deciso comunque di portarlo per questo motivo e anche perché non nego che è un film che mi è piaciuto molto. E allora mi è piaciuta la parte nella quale l'Adrocchide spinge Shinichi, che per coincidenza aveva sentito quella frase dell'UFO e quindi riesce a spacciarsi per Shinichi. E è un film proprio da voto altissimo. Mm, ci sto mettendo un po' a editare questo video, quindi cioè, per dirvi come ci tengo a portarvi dei contenuti di qualità, per quanto la qualità possa essere non altissima, però come tengo a Detective Conan, a tutte queste cose, fare video, recensioni, quiz. Vi invito a vedere le altre recensioni e proprio per la fatica che sto facendo vi invito a lasciare un mi piace, a condividere il video con altri vostri amici a cui piace Detective Conan. Vi dite, oh, vedi, c'è questo stato questo tizio, cioè non per forza che ti scrivono, non lo so, però dite, c'è questo tizio a caso che ha fatto la recensione di questo film, dovete vederlo e non costa niente, però fa felice una persona e più di una persona, quello che lo vede fa felice anche me, anche premere il tasto mi piace, mettete col dito, premete, però è un piccolo gesto, i piccoli gesti fanno la differenza, come ci insegna anche Conan in varie occasioni e questo mi potrebbe fare molto felice. Quindi mettete un bel mi piace, iscrivetevi al canale per non, non so parlare, per non perdervi altri contenuti e noi, cari fan di Detective Conan, ci vediamo in un prossimo video, se non sto dimenticando niente come al solito. Ciao!